Cosa ti aspetti da Teo? Perché insomma qualcuno dice potrebbe diventare il nuovo Riccardo Rodriguez. No, ma non bestemmiamo innanzitutto, cioè, ti prego. L'ho A detto parte che apposta. ora, con tutto rispetto per Teo, ce ne vuole, perché a imparare a girare come girava Rodriguez non è facile. L'effetto trottola non l'ho mai... Oddio, lo fa anche Teo Hernandez, in realtà, che gira su se stesso, però poi Teo va avanti, invece Riccardo la ripassava sempre a Gigio. Non ti L'errore è manca da stato... quello che percepisco. No, non tanto. L'errore è stato grave, è stato un errore davvero di concentrazione e non possiamo permettercelo ora come ora. Non credo che sia tanto messo male fisicamente, perché comunque qualche sgaloppata ogni tanto ce la regala. Certo, non è il Teo Hernandez che ci ha fatto innamorare, quello no, però la reazione me l'aspetto anche e soprattutto da lui, perché insomma quando ingrana la quarta e va avanti fa sempre paura, quindi abbiamo bisogno assolutamente in un finale di stagione così difficile del miglior Teo Hernandez. Ti ispira Bernardeschi, però Ma però io non lo cioè adesso Romagnoli ce l'abbiamo un po' con lui perché è un po' andato oltre, ha fatto una richiesta un attimino fuori dagli schemi, però capite anche, secondo me bisogna capire anche lui, anche Alessio, dici mi stanno praticamente mettendo in panchina perché tutti gridano a gran voce di riscattare Tomori, faccio questa richiesta e ora siamo tutti felici se lo diamo via. Però secondo me non sarà uno scambio che ci porterà grandissima qualità, cioè io Bernardeschi non lo trovo un giocatore eccezionale, quindi non mi entusiasma. qualcuno ieri suggeriva qualche altro giocatore della Juve, però in generale il punto è gli ultimi scambi con la Juve non hanno portato molta fortuna, No. cioè rischiamo di fare l'Inter, Ma l'Inter degli anni... è un retaggio, eh? questo è un retaggio. In realtà sono arrivati tutti i giocatori nel contesto sbagliato. Cioè Bonucci era perché doveva fare i capricci con Allegri, è venuto. E Però in quel a momento novembre- era considerato certo, Ema ma il giocatore, il Sì, difensore ma se più- poi a novembre si scazza e vuole tornare dalla mamma, non è colpa mia. Cioè, nel senso. L'anno dopo arriva Caldara che praticamente ha la stessa solidità dei grissini portati in macchina quando vai a Salutiamo fare, Caldara. quando vai a fare una gita nelle dune del deserto, e l'altro è Higuain che è l'altro che quando sbetta il rigore contro la Juve si è depresso in maniera clamorosa e non ha più segnato. Cioè sono sempre contesti di quel tipo. Secondo me Bernardeschi arriva nel contesto opposto, cioè non è un calciatore che arriva in una condizione cavolo, questo arriva ed è un giocatore che sta andando bene. Va bene sostanzialmente negli ultimi 2 anni in nazionale, che vuol dire che è saturo nell'ambiente Juve, perché alla fine le caratteristiche tecniche del giocatore le abbiamo viste, non può averle dimenticate di colpo. Adesso anche tecnicamente sbaglia dei gol clamorosi. Sì, a parte... Però secondo me al Milan, e soprattutto con Pioli, che per poco l'ha conosciuto ma l'ha conosciuto, può veramente tornare a rendere come un ottimo giocatore, come un giocatore che è di giro della nazionale. Mancini continua a dire io non lo tiro fuori dal giro della nazionale nonostante stia giocando poco alla Juve, quindi paradossalmente, vabbè, poi è inutile che mi metta a dirlo che mandando via, che rispetto a Casti fai un upgrade. Ma visto che l'hai citato, però Marti, la domanda che ti voglio fare, scusami se sarò serio, però ogni tanto bisogna anche essere seri in questa trasmissione, è chi tra Castiglieco e Bernardeschi secondo te si veste peggio? Secondo me Castiglieco sempre peggio di tutti. Castiglieco si veste peggio di tutti.